ecco il nostro parcheggio di questa sera. E stanotte. E stanotte è già bello pieno, direi. Dovrebbe esserci anche carico e scarico che sono qui, guarda, gratuiti. Ok. Ce li facciamo domani. Poi dove levare? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo in partenza. Oggi facciamo i pellegrini. O meglio, i viandantes, come dicono in Los spagnolo. viandantes. Abbiamo parcheggiato Carletto, che è qui, in un'area sosta a circa 6 km da Santiago de Compostela e vogliamo raggiungere la cattedrale, quindi la fine del cammino di Santiago a piedi. Insomma, facciamo un simulacro di cammino, ecco, facciamo solo 6 km. Comunque ci facciamo questi 6 km a piedi fino alla cattedrale. Venite con noi. Possiamo dire di aver fatto un pezzo del cammino. Poco, ma lo facciamo. In più piove, porco cagnasso. Vai. Ciao. Ok, escursione partita. E beh, abbiamo ancora 7 km 6, così dice. Sembrano tanti perché ne avevo visti 6, però se lo dice lui, andiamo. Che profumo di eucalipto in questa foresta bagnata dalla pioggia. Essendo il simbolo del cammino una conchiglia, abbiamo notato che tante di queste casette hanno una parete tappezzata esternamente di conchiglie. Adesso se ne vediamo una, ve la facciamo vedere meglio. Beh, abbiamo scelto una bella giornata per fare i pellegrini, Mau. Non è che abbiamo scelto, praticamente siamo in Galizia tra portoghese e spagnola da una settimana, piove sempre, porco can. Ci arriviamo con l'ombrello. Abbiamo ancora 6 km 4 e 82. È ancora lunga la strada. Una delle storiche battute di Snoopy. In questa famiglia non piace l'odore del bracchetto bagnato. Chissà se dentro il camper sarà gradito l'odore del viandante bagnato. No, mi sa proprio di no. Però, purtroppo, giornata piovigginosa. Parador La Roccia. Sarebbe una sosta per i viandanti, dove offrono a pagamento, caffè, snack, doni, regalini, souvenir del cammino, ma in questo periodo è tutto chiuso. Siamo sul ponticello simile romano, nel senso che è fatto come li facevano i romani o i medievali, però è moderno, è fatto nuovo. Continua la nostra camminata, che seppur non eccessivamente lunga, diciamo un paio d'ore, è sempre sotto la pioggia. Adesso siamo nel bosco, almeno non abbiamo le auto che ci passano vicino. Siamo a un bivio. Quale sceglierà Mauretto? Direzione Santa Marta da 1,7 o direzione Conscio 2,3? Boh, non saprei. La più breve forse? Non è detto. Mi vuoi stupire così? Ti stupisco, andiamo sulla destra. Siamo usciti dal bosco e questa è come si presenta la giornata, umida e nebbiosa.
E comunque non ci si può sbagliare perché questi cartelli segnano molto bene la direzione da prendere, il sentiero da prendere. Passa almeno questi 7,5 km circa che faremo, passano metà nel bosco e metà in mezzo ai paesini. Però ora siamo in prossimità di Santiago e quindi alla periferia di Santiago, e quindi saremo sicuramente in mezzo alle case questo ultimo tratto di 3 km. Ecco laggiù sullo sfondo la basilica. Quasi arrivati, mancano 500 metri e ci siamo. Arrivati dalla strada che viene dal Portogallo, quindi dal sud, siamo arrivati alla basilica. Eccola qua dietro di noi. Continua a piovere, infatti adesso mettiamo l'ombrellino. Eccoci arrivati, quasi 9 km di cammino dal nostro camper. Non impegnativa, ma piove. È molto umido, non fa freddo per niente, però è molto umido, quindi si suda tantissimo per l'umidità. Ecco comunque dietro di noi la cattedrale, in una giornata tipica della Galizia, a gennaio. Esatto. Adesso entreremo in chiesa. Che carina Santiago, tutta la parte medievale, con i portici, questa piazza. Siamo nell'autobus, il ritorno ce lo facciamo in autobus. Direi di sì, Direi. perché siamo un po' stanchi, sudati. E poi continua a piovere, non ne possiamo più. Rimpiangiamo il sud della Spagna quando facevamo i bagni. Parecchio. E prima di rientrare in camper, Mauro dove va se non al Mercadona? Vai, entriamo. Insomma, siamo partiti stamattina alle 9 dal parcheggio. Ora sono le 13, 4 ore e rientriamo da Carletto. Qui il parcheggio è sempre pieno di camper e rientriamo al nostro posto. Almeno ha smesso di piovere. Pappa, doccia, carico e scarico acque grigie, acque nere. Si è ripartiti nuovamente direzione costa e direzione mare. Il tempo è ancora grigio, ha ripreso a piovere e c'è la nebbia. I colli piovigginando sale, là sotto il maestrale, urla biancheggia il mare. Insomma, Mauretto, com'è andata la camminata di stamattina? Bene, non mi lamento, non sono poi così leggero, lunghe camminate alla fine mi danno un po' fastidio, però bene, un po' di mal di schiena alla fine, però insomma, adesso mi sono riposato e sto benissimo. Questo qua sotto è mare, è tutto il fiordo che si è inoltrato. Tutta questa parte di costa è bellissima con questi fiordi, mi ricorda molto gli isolotti finlandesi.
Eccoci quindi che siamo tornati sul mare e finalmente un pochino, ma dico pochino, il tempo migliora. Questi luoghi sono davvero stupendi, vorrei che guardasse qua. Questo è mare, sembra un lago, ma in realtà è mare. Siamo all'interno di un fiordo molto lungo, il mare è molto tranquillo, la vegetazione arriva quasi sull'acqua, approfittando della scarsa salinità che ha l'oceano rispetto al nostro mar Mediterraneo. E la vegetazione riesce a sopravvivere vicino all'acqua, quindi ci sono queste piante alti fusti sull'isola, l'isolotto che è là davanti ha una vegetazione veramente sorprendente, è un luogo meraviglioso, è bellissimo, ma peccato che queste zone abbiano mediamente un clima infame. Qui siamo al Ponte de Evaristo, Beccalossi ha colpito anche qua. Bellissima questa spiaggia che si inoltra nel fiume, nell'acqua salmastra, lì c'è un airone bianco sulla spiaggia. Guardate anche qua la vegetazione, praticamente sono degli abeti che sono quasi sul mare. Adesso siamo anche in bassa marea perché si vede che l'acqua arriva fino al limite del prato. Queste piccole barchette i pescatori Esteiro. Questa barchetta qua è stupenda, un esempio di come lavoravano i pescatori in queste zone, che sono affascinata da questo villaggio medievale che abbiamo qua. Non abbiamo detto come si chiama? Come si chiama? Muros. Siamo quasi in fondo al promontorio, quello che chiude a nord il golfo. E queste immagini sono veramente straordinarie, posti io trovo meravigliosi. Ripeto, c'è soltanto un problema, hanno un clima molto spesso infame, quindi si vede anche dal muschio presente nelle pareti nord e sui tetti. Mauro è estasiato da questi paesini. Mi piacciono da morire, lo ammetto. Sono una concezione talmente diversa dalla nostra, anche noi abbiamo dei paesi medievali bellissimi, ma sono strutturati in una maniera completamente diversa. Qui mi sembra di assistere a dei film medievali, l'ultimo che un po' mi ricorda questi posti, The Last Duel, Ridley Scott, film molto bello tra parentesi, con queste atmosfere sempre un po' cupe, perché qui l'umidità oceanica porta spesso nuvolaglia, umidità, molta umidità. Oggi Mauro lo faccio camminare, pure troppo, siamo già a 20.000 passi, stasera crolla. Bueno, lasciamo Muros e proseguiamo per
Andiamo oltre. È il Capo de Muros. C'è il capo qui poco più avanti, con un bel faro. Sarà forse il periodo, ma non siamo fortunati con il tempo. Sì che qui piove spesso, spesso umido, le correnti atlantiche che portano questa massa di aria umida. Siamo al faro di Monte Louro. Dopo Muros, ecco qua il faretto. Il posto è isolato e delizioso, però siamo troppo isolati e non ce la sentiamo di passare la notte qua. Ci spostiamo, qui c'è Carletto. Siamo al paesino di Larigno. Ora vediamo se ci piace questa sosta che è vicino al faro. Ma dove ti ho portato, Mauro? Un'area sosta camper gratuita direttamente sul mare. Faro di Capo Larigno, che è il paesino che abbiamo appena passato. Che è uno stupendo faro. C'è pure un bar là all'ingresso chiuso. Volevo far vedere dove siamo ormeggiati. Eccoli, siamo in 3 camper, un olandese, questo qua, e spagnolo laggiù e noi. Un po' come le barzellette, no? Faro de Larigno, c'è il Caminos de Andar a Mar. Parte dal faro de Larigno, procede avanti, infatti c'è gente che adesso sta arrivando di qua. E quanto è lungo? Sono 2 ore di tragitto. Vabbè. Oggi credo che abbiamo camminato a basta, Direi, non ti faccio camminare oltre. Comunque vedo solo adesso che questo faro è talmente in ordine, ma un motivo c'è, è un hotel. Quindi, essendo un hotel, l'hanno sistemato molto bene. È in una posizione meravigliosa, alle dune di sabbia di qui, tutte le dune di sabbia. Ora andiamo a farci le passerelle che portano a queste dune e invece di qua una spiaggiona rocciosa con sentieri da farsi a piedi. Andiamo a vedere le onde del mare che qui sono piuttosto impetuose. Una spiaggia che è una meraviglia, con il mare un po' incazzato. Buongiorno a tutti! Anche questa mattina sveglia e finalmente dopo tanto tempo un po' di sole. Era anche l'ora, tosto l'ora. Ma che capelli hai stamattina, un Mauretto? po' di sole. C'è un'umidità mostruosa. Guardate il camper com'è. Vetro completamente appannati. Sole con nebbia, perché la nebbia si sta di nuovo alzando. Adesso andiamo a farci 2 passi in spiaggia. Più che altro dovuta a umidità del mare. E qui non vorrai mica fare il bagno, Mauretto? La vedo un po' tutto. Che bella questa spiaggia. E la particolarità di questa zona che leggevo su internet, che comunque la nebbia è costante tutto l'anno. In questa zona nord-occidentale della Galizia le piogge tra gennaio e febbraio sono di circa 15 giorni al mese.
ossia un giorno sì, un giorno no piove. Noi finora ne abbiamo trovati 7 su 7 su 7. Però devo essere sincero, il posto è meraviglioso. Bello bello. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Mauro si è pestato una. Cacca. È mezz'ora che cerca di pulirsi, ma non ce la fa. I've changed for the better this time. I thought